In questo video andiamo a vedere come cambiare il senso di rotazione del motore a spazzole recuperato da una lavatrice. Ho realizzato già altri due video, un video dove faccio vedere come collegare e tramite Arduino e un driver in VT2 un semplice start e stop. Nel secondo video abbiamo aggiunto un potenziometro per regolare la velocità e qui andiamo ad aggiungere due relè per invertire il senso di marcia. Purtroppo invertendo la polarità non cambia direzione, quindi dobbiamo invertire il senso dei cavi. Adesso ci spostiamo sul quaderno, ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Eccoci sul quaderno. Allora, ho rifatto lo schema del motore, qui troviamo l'avvolgimento dello statore e qui troviamo le due spazzole. Ho messo i colori dei miei fili, nero, bianco, verde e rosso, quindi mando alimentazione positiva, io metterò 12 volt sul filo nero della spazzola, l'altra spazzola andrò a collegare al filo verde e qua collegherò il negativo dell'alimentazione, quindi qua più 12 volt e qua meno 12 volt, quindi in questo senso, quindi il motore girerà nell'altro senso. Per invertire il senso di marcia rifacciamo lo schema, mandiamo sempre l'alimentazione sul filo nero 12 volt, ma il ponticello a posto del filo rosso sul verde lo andremo a fare sul bianco e qui manderò il GND. Facendo così, cambiando la disposizione dei fili, il motore girerà dall'altra parte. Usando due relè riusciamo a fare questo cambio di cavi e a invertire il senso di rotazione. Ho disegnato due relè con i suoi contatti all'interno, questo è il comune, qua troviamo normalmente chiuso, anche qua normalmente chiuso e qua è normalmente aperto e anche qui. Qua troviamo le due spazzole, rosso e nero, vediamo sopra rosso e nero, e qua troviamo i fili verde e bianco dello statore. Come collegare il tutto? Allora, mandiamo 12 volt sul filo nero, ok, aspettate, metto così si vede meglio. Ok, poi mandiamo l'altra spazzola, il filo rosso, lo andiamo a collegare al comune di questo relè. L'altro relè deve andare al filo bianco, quindi lo colleghiamo al contatto normalmente aperto e lo mandiamo qui. Quindi qua troviamo il rosso che va al bianco, il filo rosso che va al bianco, qua è aperto, qua passa e ok. L'altra spazzola, l'altro filo verde deve andare al GND, quindi lo possiamo collegare qui e qua mandiamo il negativo al comune di questo primo relè, il GND, quindi qua entra, alimenta qua entra il positivo e qua troviamo il ponticello, quindi il motore gira in un lato. Per farlo girare nell'altro lato commutiamo i due relè, quindi
facciamo finta che adesso qua è aperto, qua è chiuso, qua è aperto, qua è chiuso. Qua, per farlo girare all'altro lato, dobbiamo collegare il verde e il rosso e il bianco al negativo. Quindi qua è chiuso, qui è aperto, quindi il negativo va al bianco. Qua è aperto, quindi è giusto. E il filo nero della spazzola sempre al positivo e il verde e il rosso. Verde. Adesso arriva fino qua e il rosso arriva qua e qua possiamo mettere un altro ponticello che va a quest'altro contatto. Quindi, ricapitolando, il nero 12 volt, ok, il bianco dovrebbe arrivare GND, facciamo qua è aperto quindi no, non passa, qua è chiuso e arriva qua GND, qua è aperto, quindi abbiamo l'alimentazione sul filo bianco negativo e dobbiamo avere il ponticello fra il verde e il rosso. Il verde arriva qua, è aperto, quindi non passa, arriva qui, qua è chiuso e va a rosso, quindi verde e rosso. Quindi attivando simultaneamente tutte e due i relè riusciamo a commutare la direzione del motore. Ok, andiamo ad usare il modulo a doppio relè e vi faccio vedere come collegarlo e vediamo se funziona. Questo è il modulo a due relè che andremo a utilizzare. Per adesso andiamo a collegare i contatti come nel disegno, quindi il pin centrale è il comune di questo relè, COM1 di quest'altro relè, qua è normalmente aperto di questo relè, qua è normalmente chiuso di questo relè, anche qui normalmente chiuso 2 di questo relè e normalmente aperto di questo relè. Allora, in base allo schema portiamo il 12 volt. Allora, l'alimentazione lo andremo a prendere dal nostro driver sui mossetti M più M-. Quindi qua troviamo il filo nero che è la spazzola di giù collegato al positivo qui, ok, lasciamo così, già era collegato. Quest'altro filo dovrebbe essere il negativo, andiamo a collegare al comune, quindi al centrale qui nel primo relè. Facciamo tutto in diretta e vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Ok, adesso dobbiamo collegare questi altri 3 fili. Il filo verde sarebbe il primo, qua non ci fate caso, sono tutti rossi, ma qua sul motore troviamo filo verde, rosso, i 2 marroni, questi qua sono il tachimetro, per adesso non lo andremo a utilizzare, qua il filo nero dell'altra spazzola e il filo bianco dello statore. Quindi il filo verde andrà collegato come da schema al contatto normalmente chiuso del primo relè e con un ponticello che va al contatto normalmente aperto del secondo relè. Lo prendo un cavo e vediamo se riesco a inserire questi 2 fili dentro questo contatto normalmente chiuso di questo relè. Andiamo a chiudere, vediamo se ha preso, pare che mantiene. Quest'altro filo va a contatto normalmente aperto del secondo relè come da schema e chiudiamo. Ok, poi troviamo il filo rosso
cioè è rosso, ma io sto vedendo il rosso della seconda spazzola, quindi questo, come da schema, va al comune del secondo relè. Qua non entra tanto facilmente, ripeto, qui è solo per provare, poi se vi serve per un progetto serio possiamo mettere dei capicorda, dei morsetti, così i contatti escono meglio. Aspettate che qui però non mi piace, vediamo almeno una ragguppata a questi fili di rame. Se è uscito, abbiate un po' di pazienza. Ok, riuscito a metterlo e stringo. Aiuto, non lo taglio questo pezzo, che alla fine può succedere a tutti di sbagliare e non riuscire a collegare cosa. Eccolo qua, adesso è entrato sicuro, andiamo a chiuderlo. Ok, poi abbiamo un ultimo filo, qua è sempre rosso, ma qua vedete che è il bianco, e questo va al, ci sono rimasti due morsetti al normalmente aperto del primo relè e con ponticella normalmente chiuso del secondo relè. Quindi perfetto, prendiamo l'altro cavo, vediamo se riesco a mettercelo, mettiamo uno e due, stringo, speriamo che abbia preso, difatti non ha preso nessuno dei due. Provo, ripeto, abbiate un po' di pazienza. Ok, vediamo se riesco a far prendere al morsetto. No, riapro. Ok, sono riuscito a ricollegare i cavi, non fate caso che non sono collegati bene, è solo per una prova, importante non faccia corto. Adesso andiamo a collegare il relè ad Arduino, quindi collegamento per accendere tutte e due i relè e invertire il senso di marcia abbiamo collegato esattamente come da schema, e adesso colleghiamo i relè ad Arduino e farli accendere insieme. Sul relè troviamo questo ponticello, lo lasciamo fare GD VCC e VCC, e qua andiamo a collegare. Allora troviamo l'alimentazione, quindi GND, andiamo a collegare il GND al GND di Arduino, poi troviamo, abbiamo bisogno del VCC 5 volt, lo andiamo a portare sull'alimentazione positiva di Arduino, io avevo portato sulla breadboard tutta l'alimentazione, colleghiamo pin 1 e pin 2, andiamo a collegare al pin 7 di Arduino, portiamo sulla breadboard, portiamolo qui, mettiamo
quest'altro sulla stessa riga, e qua prendiamo e lo portiamo sul pin 7, pin digitale 7 di Arduino. Ho messo anche il pulsante per invertire il senso di marcia, un lato lo portiamo sul pin 4 di Arduino, l'altro lato del pulsante su GMD. Utilizzeremo il pull-up interno di Arduino, quindi non abbiamo bisogno della resistenza. Aggiungo anche 2 LED per vedere il senso di rotazione. Allora, ho messo 2 resistenze da 220 ohm, colleghiamo, portiamo anche il negativo della breadboard, il negativo di sotto, così anche qua il negativo, quindi la resistenza sul negativo. Prendiamo il LED, l'anodo e il catodo lo portiamo sulla resistenza, anche l'altro, e portiamo ai pin digitale 9 e 10 di Arduino, portiamo all'anodo dei LED, uno pin 9 e l'altro il pin 10. Questo è tutto il circuito. Gli diamo una ricapitolata: questo pulsante accende, questo stop, con il potenziometro variamo la velocità, troviamo questo pulsante che ci serve per invertire il senso di marcia, che funziona solamente a motore spento per evitare contraccolpi. Quindi questo pulsante non fa altro che accendere i 2 relè. Abbiamo i LED di segnalazione avanti e indietro, la velocità lo regoliamo con questo driver IBT2 e niente, non ci rimane altro che caricare il codice, dare alimentazione e provare. Il codice naturalmente lo troverete in fondo in descrizione e andiamo a provare se funziona. Ok, ho caricato il codice su Arduino, gli sto fornendo 20 volt all'ingresso di BT2, andiamo a vedere se parte. Ok, il motore parte, vediamo se riusciamo a diminuire la velocità. Sì, la velocità diminuisce, si dovrebbe quasi fermare, effettivamente si sta fermando, e alziamo la velocità, mettiamolo così e troviamo il LED segnalazione rosso che il motore sta girando in un verso. Adesso se io provo a cambiare senso di rotazione, i relè non si attivano, bisogna spegnere il motore, attendiamo che finisce di girare. Ok, stava girando in questo lato, premiamo il pulsante, si sono attivati i 2 relè, quindi ha fatto il cambio dei cavi. Adesso il motore dovrebbe girare dall'altro lato, difatti gira dall'altro lato, e anche qui possiamo comandare la velocità col potenziometro, abbassando e alzando. Vediamo che si è acceso anche l'altro LED di segnalazione, quindi facciamo stop, aspettate che inquadro più da sopra, ok, così. Spegniamo i relè,
accendiamo, gira un lato, spegniamo, accendiamo il relè e gira, il motore gira nell'altro lato. Il circuito funziona perfettamente. Ho collegato il tester ai due fili del tachimetro, i due fili marrone che vanno dietro al motore. L'ho messo in modalità tensione alternata e vediamo fino a quanta tensione riesce a arrivare. Allora, accendiamo il motore, aumento fino al massimo, vedete, 3,6 volt in alternata, mando il motore al massimo numero di giri, arriviamo, attendiamo che arriva al massimo 12,5, quindi 13 volt, abbassiamo 13 volt, abbasso se non mi sentite, quindi dobbiamo trasformare questa tensione alternata che esce dal tachimetro del motore in una tensione continua, così da poterlo mandare su Arduino. Arduino accetta massimo 5 volt, altrimenti si brucia. Ok, vediamo come possiamo rendere questa tensione continua e abbassarla. Ho realizzato questo schema. Allora, per abbassare la tensione ai capi del tachimetro ho visto che ho un massimo 13 volt, 13,5. Ho messo un ponte di diodi, l'ingresso 4 e 2 direttamente ai due segnali del tachimetro, e quindi all'uscita ho un'onda positiva, quindi un segnale continuo, e al quale ho aggiunto un condensatore da C1 da 100 nanofarad per stabilizzare. In più, per limitare la corrente, qua non fate caso che l'ho collegato al pin 8, ma l'ho collegato al pin analogico A1 scusate, tramite questa resistenza da 10k, quindi per limitare la corrente. Ma il lavoro lo fa questo diodo Zener da 4,7 volt, non fa passare una tensione maggiore di quindi 4,7 volt e protegge il pin di Arduino. Ok, realizziamo lo schema e vediamo se effettivamente funziona. Ho realizzato lo schema, questo è il ponte diodi, la resistenza 10k per limitare la corrente, il condensatore da 100 nanofarad e il diodo da Zener da 4,7 volt per limitare la corrente. Sul positivo, quindi qua andrò sul pin analogico A1, e il negativo del ponte raddrizzatore sul negativo di Arduino. Ho caricato il codice su Arduino, vediamo sul serial monitor la tensione, la velocità e lo stato. Vado a accendere il motore e vediamo che effettivamente la tensione, la velocità, io ho misurato in tensione, arriva quasi al massimo. Se abbassiamo, vediamo che diminuisce, attendiamo che la dinamo dietro, quindi il tachimetro, abbassi la tensione, si trova a 3, quindi funziona perfettamente. Facciamo stop, cambiamo direzione, spegniamo il due relè e accendiamo, parte a 2 volt, aumentiamo, dovrebbe arrivare
al massimo non dovrebbe superare 5 volt, infatti arriva a 4,73. Arduino sul pin analogico A1 lo legge perfettamente. Troviamo il PWM a 255, quindi alla massima velocità. Spegniamo. Siamo giunti alla fine di questo video, è stato abbastanza impegnativo. Ho realizzato 3 video, uno che comanda il motore, uno che inverte la direzione del motore, uno che aumenta e diminuisce la velocità del motore, e in più abbiamo aggiunto anche i fili per vedere la velocità tramite il tachimetro. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.